Dopo Morfasso si torna a salire, ragazzi. Oggi la strada non finisce veramente più. Oggi è quasi nauseante fare tutte queste curve, nonostante a noi piaccia guidare, ma oggi è veramente tosta. Ve lo dico, ve lo ribadisco, se volete fare questo giro andateci belli carichi, perché se ci andate un po' scarichi, un po' scazzati, rischiate di non farlo. È veramente impegnativo. Questa è la colazione da fagiolino. Ragazzi, purtroppo ci dobbiamo separare. Il Trio delle Meraviglie qua si separa. Comunque, se passate a Cutigliano, innanzitutto un saluto a Max e Diletta, che non potete non fare, ma se vi regalate una cena e un pernotto da fagiolino, è meglio di un centro benessere. Vi aspettiamo. Non si sente volare una mosca. La mattina l'aria è fresca. La colazione l'avete vista, quanta roba c'è. E poi Max e Diletta sono, come vi devo dire, sì, ma poi portano benessere, non so come dirvelo, vi fanno star bene, come a casa, meglio di casa. Va bene, noi proseguiamo. Grazie, buona giornata, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Si va. 8:35 ragazzi, siamo già in sella e stiamo puntando Bagni di Lucca, dove oltre a passare di fianco al Ponte del Diavolo, dove non credo che ci fermeremo neanche, e siamo già fermati l'altra volta. La strada è tanta, abbiamo circa 400 km anche oggi, tutte su strade normali. Questo almeno è l'obiettivo, poi vedremo se riusciamo a portare a casa questo risultato. Faremo una sosta per far benzina e poi si proseguirà per la Garfagnana, quindi le curve oggi non mancheranno. Oggi ci ubriacheremo di curve a volontà. Stiamo iniziando ad arrampicare verso Castelnuovo in Garfagnana, strada stretta in salita e piena zeppa di tornanti, e si sale anche in maniera abbastanza veloce. Vuol dire che, quando dico sale abbastanza veloce, non che si corra, ma che la strada ha una pendenza abbastanza strong, sostanze oleose, quindi rallentiamo un attimino magari ed evitiamo di spalmarci per terra. Questa è l'entità del traffico che c'è da queste parti. Località Cascio siamo in questo momento. Guardate qua come si sale, seconda, terza, e si va a comandare. È troppo dritta, è troppo noiosa come strada. È un déjà vu. Ieri siamo passati qui dalla parte opposta, nel senso contrario. Adesso riattraversiamo Castelnuovo in Garfagnana e poi proseguiamo il nostro tour. Località Camporgiano. Qui sopra c'è uno splendido castello. Stiamo percorrendo, abbiamo percorso finora la SR445, ragazzi, è tantissima roba. Ecco il castello di Camporgiano. Meriterebbero sicuramente più tempo tanti di questi borghi che stiamo attraversando, ma il tempo è tiranno, nel senso che la strada è tanta e purtroppo dobbiamo tornare e rientrare, che domani si lavora. Ma la giornata è splendida come meteo e le strade sono una più bella dell'altra. La SR445 è molto sinuosa, asfalto top, e proseguiamo direzione Piazza al Cerchio. Siamo lasciati alle spalle Piazza al Cerchio e stiamo proseguendo sempre sulla SR445, che in questo momento si è fatta particolarmente stretta. È una strada soggetta ad attraversamento di animali selvatici. Questa che avete appena visto è la prima auto che incrociamo, praticamente non c'è assolutamente nessuno su questa strada qua. Il manto tutto sommato non è male, siamo dispersi in mezzo alle montagne, in mezzo all'Appennino praticamente. Passo dei Carpinelli, questa è 850 metri circa, c'è una vista incredibile, la strada è cambiata, è molto lenta, sì, non si sia un passo più blando sicuramente, ma guardate che spettacolo che c'è intorno a noi. Le montagne alla nostra sinistra e davanti a noi distese di verde. Good, si prosegue, il viaggio continuo. Con non poca fatica siamo arrivati ad Aulla.
dico poca fatica perché la strada è particolarmente piegosa, quindi ci siamo sì divertiti, ma non vi nego che è stancante fare tutte queste curve a prima mattina. Comunque adesso da Ulla non possiamo non fare il passo della Cisa, quindi adesso punteremo il passo della Cisa. Iniziamo la salita per il passo della Cisa, ragazzi. Sotto l'ombra si sta divinamente, l'aria è fresca, il sole scalda parecchio. Inizierà una serie di curve sinuose e tornanti, ma come sappiamo ci si riesce a divertire anche rimanendo nella propria carreggiata, anzi soprattutto rimanendo nella propria carreggiata e strizzando sempre l'occhio alla prudenza, perché l'obiettivo è divertirsi e tornare a casa con le proprie gambe, con il proprio mezzo e soprattutto raccontarla. E si va. Suonare suona però, un aeroplanino sto GS. Teniamo la nostra corda, si piega, occhio avanti, si accelera, si esce e si va. Vuoto, poco movimento. Sì, cioè. sì, sì. 11:37. Per trovare posto sul passo della Cisa abbiamo dovuto parcheggiare un po' più in giù perché lì è pieno così, uomini, donne, scooter, su maxi enduro. Hanno liberato le gabbie. Tutto e di più. Poi una giornata così è splendida. Sì, Dunque il passo, nonostante ci sia tanta gente, non abbiamo trovato neanche... No, siamo saliti su bene, la strada mi sembrava ottima. Ottimo, sì, con un bel passo pure, esatto, senza esagerare, sì, ma sì, con un buon passo. Siamo divertiti. Sotto a vedere com'era, adesso ci sei tante di moto, quindi pensavamo più resto, invece tutto sommato adesso proseguiamo verso Parma e poi vediamo il da fare. L'idea sarebbe di passare da Bardi, allungare fino a Bobbio e poi lì salutarci. Esatto. Il tempo dovrebbe esserci, faremo un po' di fatica. Siamo in orario, dai. Siamo in orario, sì. 21 gradi, sole, una leggera bava di vento, la giornata ideale per stare su queste strade qua. Veramente, veramente beautiful. Non so se l'avete mai fatto, ma c'è una vista scendendo verso Parma molto molto suggestiva. Saranno strade da ginocchia a terra, ma guardate che panoramiche che abbiamo qua intorno a noi. Guardate che spettacolo è, a parte il manto d'asfalto che in questo momento è nuovo di pacco, ma intorno a noi c'è una natura superlativa e sono strade prettamente sconosciute a tanti a quanto pare. SP523R, poi vi lascio ovviamente la traccia GPX, ma estrema qualità, tanta roba. Venendo poi dalla Cisa dove c'era traffico, non eccessivamente ma c'era movimento, guardate qua, noi e la natura, è un nastro d'asfalto incredibile. Strada che porta a Rocca Prebalza, questo è il nome della località dove siamo adesso, è qualcosa di incredibile, invidiabile, cioè penso in questo momento anche l'asfalto del Mugello sia meno di questo asfalto qui, è nuovo, è un tavolo da biliardo, è perfetto, e sotto di noi, qui sotto ci passa l'autostrada, adesso siamo sopra la galleria dell'autostrada, è veramente una pista questa strada qua, è l'autostrada, e guardate che strada stiamo facendo noi, via Fondovalle, guardate che scorci che si aprono davanti a noi adesso. L'asfalto sì, non è più quello che avevamo fino a poco fa, ma la natura è incredibile qua. Sotto c'è il fiume che ha un colore verde smeraldo, poca acqua ma colori pazzeschi. Guardate che contesto che c'è qua. E dalla valle iniziamo a salire verso Varsi, puntiamo Varsi, no Varzi, con la S. Una strada che credo di aver fatto mai questa qui. SP42, per ora l'asfalto è ottimo,
La pendenza, come vedete, è abbastanza in piedi. Madonna mia, guardate che spettacolo che è. La temperatura è alta comunque, non fatevi abbindolare, sono 27-28 gradi. Speriamo che salendo scenda un po'. È una pista questa qua, assolutamente sì. Dopo qualche chilometro lasciamo quella che è una pista e quest'altra strada in direzione località Biondi, molto piccola e altrettanto in piedi, che scende da quest'altro versante della collina. Qui il passo è estremamente moderato, molto moderato. Adesso si va a destra. Ecco, questa è l'entità delle strade che stiamo facendo adesso, chissà dove ci porterà questa qua. Questo è sterrato addirittura. Ok, proseguiamo. Dopo un piccolo tratto sterrato, praticamente la strada torna ad essere asfaltata. Ragazzi, questa è l'entità, non lo so dove andremo a finire adesso, non lo so dove ci porterà. So che è particolarmente stretta, piccola e sicuramente battuta da pochissime moto, macchine o quant'altro. Guardate quanto è piccolo. Avvallamenti, buche. Continuiamo a salire, dai, tra 2 km si svolterà, vediamo che succede. Mi correggo, la località non è Biondi ma Bondi. E nel frattempo abbiamo superato qualche altro tratto sterrato, piccolino sempre, non neanche impegnativo, è praticamente breccia battuta, ma sono curioso di andare avanti e vedere questa strada dove porta. Cioè, dove porta, com'è, perché fino adesso non abbiamo incontrato assolutamente nessuno. Un po' difficoltoso soprattutto la parte qui sotto l'ombra, che tra avvallamenti e il gioco di ombra non si capisce dove sta il fosso e dove non c'è. Dopo voglio sentire Bruno cosa pensa. Ora mi dirà, non ci vengo più con te. Qua Bruno, si va a sinistra, vai, si sale ancora. Madonna mia, che strada qua. Speriamo che esca da qualche parte, più che altro. Alla prima sosta vi faccio dire Bruno cosa pensa di questa strada qua, perché è semplicemente allucinante. Adesso si è allargata un po', ma siamo tra il nulla e l'addio in questo momento. Se volete una strada dove non troverete nessuno, ecco, qui i lupi trovate probabilmente. Adesso però devo concentrarmi perché la guida è un po' difficoltosa in alcuni punti. Ragazzi, sto tratto qui è davvero tosto. Sarà che sta facendo caldo, sarà che è l'1:45, sarà che sono giorni che siamo stanchi, probabilmente sarà anche la stanchezza. Sono giorni che purtroppo dormo anche poco, ma è veramente pietra cavata, frazione di Varsi, è tosta questa parte qui. Strade piccole, rovinate, piene di avvallamenti, sotto un sole cocente. Per fortuna ecco non c'è nessuno in strada, quello sì, ma è veramente impegnativo questo tutto qua. Quello lì alla vostra destra è il castello di Bardi. Adesso dovremmo passare anche da lì e poi da lì puntare Bobbio. Faremo una strada diversa rispetto a quella che feci con Gallina l'ultima volta. Sentiamo anche Bruno che dice, ma penso che anche lui sia provato. È circa l'1 e siamo arrivati a Bardi sotto un sole cocente, 28-29 gradi, oggi è dura, veramente tosta. Caldo, molto caldo. E penso che Bruno mi manderà a cagare dopo tutte le strade che gli ho fatto fare. Ma no, mi sono anche divertito tra l'altro. Questi sono gli inconvenienti fondamentalmente di Mappite, che mentre con Basecamp voi riuscite a capire più o meno dove state andando, con Mappite vi fa fare la strada che volete fare voi, ma fate delle strade dove per più di un'ora abbiamo camminato senza incontrare un'anima, nessuno. Alcune strade erano pure sterrate, pezzettini piccoli,
Però strade divertenti, dai. completamente... No, divertenti. Se si fosse rotto il mezzo lì era difficile anche dirgli dove venirvi a prendere, perché... Eh sì, era dura, perché era un posto un po' sperduto, però va bene, dai, ci siamo divertiti. A parte l'ultimo pezzettino che era veramente ripido però. Sì, l'ultimo pezzo è un po' impegnativo è stato. Comunque adesso vi faccio ascoltare un messaggio che ci ha mandato Rocca e poi capirete il perché di tutti questi sacrifici. Ha mandato un messaggio vocale Massimiliano. Oh ragazzi, sono le 11 e mi mancate, porca troia. Mi mancate, mi avete fatto una sorpresa stupenda. Grazie ancora. Ci vedremo molto presto e saranno giorni splendidi e spensierati. Vi voglio bene. State bene, tesori. Ha un vocale così, cosa bisogna aggiungere? È arrivato e aveva lacrime agli occhi e noi più di lui. È stata una bella sorpresa che secondo me si è meritato, perché la persona che è veramente una persona squisita. C'è questa fontanella che ci ha salvato sia per bagnarci la testa, perché la temperatura è veramente ottima in questo momento, saranno 30 gradi, e sia per riempire l'acqua. Siamo nel pieno centro di Bardi, abbiamo bevuto un caffè e poi si ripartirà. Particolarmente intensa oggi come giornata. Pensate che siamo in moto questa mattina alle 8:30. Dalle 8:30 abbiamo finito di fare colazione e l'una non siamo fermati quando? 5 minuti forse. Sì, su al Passo della Cisa. Esatto, l'unica sosta che abbiamo fatto. Adesso un caffè, acqua e si riparte. Abbiamo ancora 180 km io e Bruno più o meno, forse 20 km in meno, ma quelli sono i chilometri. P359R, siamo in località Cogno di Gazzo, eccola qua. Si lascia Parma e si entra a Piacenza. Ragazzi, qui per fortuna che è ventilata la questione, ma la temperatura si fa veramente impegnativa. Non ho mai fatto questa strada, tra l'altro. Adesso proseguiamo verso Bobbio, raggiungeremo Bobbio ma impiegheremo un po', perché sono tutte strade piccoline. Un piccolo cambio di programma. Purtroppo Mappite ci avrebbe fatto fare una strada sterrata privata che si buttava giù per questa vallata qui, e quindi a questo punto abbiamo detto sai cos'è, puntiamo direttamente a Bobbio. Siamo a 66 km da Bobbio, adesso qui si gira a sinistra e si va verso Bobbio. Qua, località Morfasso. Giornata degli imprevisti, c'è una frana su questa strada qua per Morfasso, quindi si va piano. Strada dissestata a causa frana. Anche questa è una strada piccolina dove abbiamo incontrato soltanto due in bici. Dopo Morfasso si torna a salire, ragazzi. Oggi la strada non finisce veramente più. Oggi è quasi nauseante fare tutte queste curve, nonostante a noi piaccia guidare, ma oggi è veramente tosta, ve lo dico, ve lo ribadisco. Se volete fare questo giro andateci belli carichi, perché se ci andate un po' scarichi, un po' scazzati, rischiate di non farlo. E un po' di disconnessioni sul passo del Cerro, però l'adrenalina non manca mai. Passo del Cerro piccolo, breve, asfalto non sempre il massimo, ma panorami molto belli. E tra l'altro per fortuna c'è una piccola nuvola che si è messa davanti al sole, adesso si sta veramente freschi. Mancano pochi chilometri per il passo, poi si inizia la discesa verso la Valtrebbia. Qua Passo del Cerro, 750 metri e si inizia la discesa. Dai, ultimi sforzi, manca questo passo e poi manca il passo Penice o il passo Scaparina. Penso di fare il Penice che è un po' più soft, il passo Scaparina è un po' più impegnativo, però poi vediamo, dai, pensiamo a scendere giù. Non ci crederete, ma ce l'abbiamo fatta ad arrivare in Valtrebbia. Alla nostra destra c'è il Trebbia e a 12 km c'è Bobbio. Adesso puntiamo Bobbio e ci salutiamo io e Bruno. Poi io proseguo verso Pavia e Bruno prosegue verso Genova. Bruno è alle mie spalle, qui davanti a me vedete altri motociclisti e lungo il Trebbia a quanto pare c'è gente che prende il sole a go go. Eccoli qua. 50? Scusami, di più. Io c'ho 110 circa. 94. Ce l'abbiamo fatta arrivare siamo a Bobbio, ragazzi.
tira una bella arietta, siamo all'ombra. Ci stiamo rinfrescando un po'. Sì, oggi è stata particolarmente dura, perlomeno per me. Non Sì, finiva no, più la anche strada. per me, anche per me. Il caldo, forse sono 31 gradi. Qua sotto adesso c'è una nuvola che ha coperto il sole e tira il vento e si sta decisamente da Dio. Comunque il weekend è stato molto bello, tornerò a casa io circa 850 km a spanne. Bruno qualcosa meno, Sì, ma vabbè, però... se ne è sparati tanti anche lui. Sì, sì. Senza un lamento siamo andati benissimo, dai. Grazie a Rocca e a Diletta per Grazie tutto. mille ancora, sono stati splendidi. Non c'è altro da aggiungere su di loro, penso che tutti gli aggettivi siano sprecati perché non c'è un aggettivo giusto per definirli. Creatori di benessere. Esatto, bravo, bravissimo. Se andate dalle parti di Cutigliano, l'invito è fermatevi da Fagiolino, si mangia bene, si dorme meglio e poi ci sono Cortesia. come stare a casa. Esatto. Anzi, meglio di stare a casa, perché Rocca non mi farà mai mancare un sorriso, è veramente una persona super mega positiva. Positiva, molto. Mette il buon umore. Assolutamente sì. Ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, gratis. A voi non costa nulla e per me è tanta motivazione. E benzina anche, tantissima benzina. Grazie a Bruno. Grazie a Max della compagnia, a Rocca e a Diletta per l'ospitalità. Io vi faccio il penice e vi saluto sopra il penice a quel punto, la solita panchina, va? Facciamo così. Io me ne vado verso casa. Bruno Genova. punta verso Genova e quindi vi saluto qui. Alla prossima. Grazie. Facciamoci gli ultimi chilometri insieme, go! Io avevo detto che avrei chiuso il video della panchina, ma poi mentre salgo sul passo Penice mi vengono i pensieri e allora, come spesso accade, li cambio i miei programmi. Ma chiudo con una riflessione che farò con voi mentre salgo su questo passo che non mi fa particolarmente impazzire, ma che è quello più breve che mi porta a casa. Avrei voluto fare lo Scaparina, ma sinceramente sono stanco. Sullo Scaparina vi ci porto un'altra volta. Molto bello, piccolino ma molto grazioso. La riflessione che voglio fare con voi e condividere con voi è molto semplice. Il rapporto che ho con Bruno e con Max, anche con Diletta, ma Diletta si è aggiunta dopo a seguito di Max, ovviamente conoscendo Max ho avuto modo di conoscere Diletta. Comunque ho incontrato Bruno e Max per caso, come tanti di voi su YouTube. Ho avuto la fortuna di conoscerli dal vivo e sapete quelle persone che si pigliano senza manco parlare? Ecco, soprattutto con Max all'inizio è stato così, con Bruno invece è venuta un po' alla volta, due persone letteralmente genuine, sincere, e quindi è molto piacevole trascorrere con loro del tempo. Mi sono svegliato molto presto sabato, ma l'ho fatto con molta motivazione perché sapevo che ne sarebbe valsa la pena, e a conclusione di questi oltre 800 e rotti chilometri vi posso dire che rifarei la stessa scelta. Rocca è un eterno Peter Pan, vi strappa sorrisi ad ogni secondo. Bruno è un po' più serio, anche lui simpatico, per l'amore di Dio, è un po' più serioso, ma Rocca è veramente un'esplosione di solarità, positività. Quando vi dico se passate a Cutigliano fermatevi, non è certamente per fare una marchetta a loro, ma è per farvi veramente scoprire due persone fantastiche. Parlo di Diletta e Rocca, due persone estremamente positive. Poi lasciamo stare le loro attività, che comunque si mangia bene e si dorme da Dio, ma avrete modo di conoscere persone letteralmente piacevoli, positive, uniche. Comunque io adesso mi faccio queste ultime curve fino al passo, poi la discesa sarà un po' meno frizzante che la salita, ma è tutto molto giusto, ragazzi. Vi ringrazio di essere arrivati fin qui. Se l'avete ancora fatto, il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per me è tanta motivazione a far sempre meglio. Ciao ragazzi, al prossimo video.